All'inizio degli anni 70 la scena del wrestling giapponese era dominata dalla Japan Pro Wrestling Association, fondata nel 1953. Questa federazione era stata resa celebre dalle gesta di Rikido-san, considerato il padre fondatore del puroresu, il wrestling giapponese. Dopo la sua morte nel 1963, i suoi discepoli più celebri, tra cui Giant Baba e Antonio Inoki, ne portarono avanti l'eredità. Tuttavia, con il tempo si fecero sentire tensioni interne e visioni differenti su come sviluppare il business del wrestling. Nel 1971 Antonio Inoki viene espulso dalla JWA. I motivi ufficiali riguardavano condotte considerate scorrette, tra cui tentativi di prendere il controllo creativo dell'organizzazione, ma più in profondità si trattava di una frattura tra visioni diverse. Inoki voleva un prodotto più moderno, più sportivo, meno legato al teatro tradizionale del wrestling americano. Il 13 gennaio 1972 Antonio Inoki fonda la New Japan Pro Wrestling. Inizialmente il progetto è visto con scetticismo. Sfidare il monopolio della JWA sembrava un azzardo, ma l'intuito di Inoki lo porta a costruire un'alternativa radicalmente diversa, basata sul realismo mai visto prima. Nel marzo 1972 la NJPW organizza il suo primo tour di eventi chiamato Opening Series. È in questo contesto che si inizia a definire la filosofia della federazione, destinata a diventare la sua firma. Forti influenze delle arti marziali reali, come il judo, il karate e il catch wrestling. Un'enfasi sulla lotta reale. Gli incontri dovevano sembrare legittimi, duri, competitivi. Il rifiuto dello showmanship eccessivo. Inoki voleva che il pubblico vedesse i lottatori come veri combattenti, non solo intrattenitori. Lo stile adottato da Inoki e dai primi talenti della NJPW prende il nome di Strong Style, una filosofia che vede il wrestling come una forma di lotta simulata ma credibile, un'arte marziale in forma di spettacolo. La fondazione della NJPW e la nascita dello Strong Style segnarono un punto di svolta. La JWA chiuse i battenti nel 1973, incapace di reggere la concorrenza della NJPW e della All Japan Pro Wrestling fondata da Giant Baba. Inoki divenne una figura leggendaria, sia come wrestler che come promotore. La NJPW avrebbe in seguito formato e lanciato leggende come Shinya Hashimoto, Keiji Muto, Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, influenzando persino il wrestling occidentale. Lo Strong Style non è semplicemente uno stile di combattimento nel wrestling, ma una vera filosofia del ring, ideata e incarnata da Antonio Inoki. Questo approccio considera il wrestling come una forma ibrida tra sport da combattimento e spettacolo atletico, ponendo l'enfasi su colpi stiff, duri e realistici come chop al petto, calci diretti e pugni, che pur restando entro i limiti dello spettacolo erano spesso reali o appena controllati. Grappling tecnico, proiezioni, leve articolari e tecniche di sottomissione ispirate a discipline come il judo, il catch wrestling, il samba e successivamente il jiu-jitsu. Racconto del dolore e della resistenza. Lo storytelling dei match ruotava attorno alla tenacia del lottatore, alla sua capacità di resistere a punizioni estreme e alla lotta per la sopravvivenza. Per Inoki il wrestling doveva guadagnarsi il rispetto dello spettatore, non solo per la teatralità, ma per il realismo e la durezza. Questo contrastava con l'approccio più spettacolare della All Japan Pro Wrestling di Giant Baba, più influenzata dal wrestling classico americano. Durante gli anni 70 Inoki diede corpo alla sua visione, mettendosi alla prova contro veri atleti di arti marziali. L'idea era dimostrare che il wrestler poteva competere e vincere contro combattenti legittimi, tipo contro Willem Ruska
judoka olandese, 2 volte oro olimpico. Inoki lo affronta in un match che fonde lotta reale e spettacolo, contribuendo a legittimare il concetto di wrestling come sport da combattimento. Antonio Inoki contro Muhammad Ali del 26 giugno 1976 forse è l'esempio più celebre, svolto al Nippon Budokan di Tokyo. Match controverso. Ali voleva uno show, Inoki un combattimento. Le regole furono modificate all'ultimo minuto per proteggere Ali, costringendo Inoki a combattere gran parte del match a terra. Nonostante le critiche, è considerato il primo esperimento di incontro ibrido tra stili e viene spesso citato come precursore dell'MMA, arti marziali miste. Tra gli spettatori più colpiti, un giovane Kazuyoshi Ishii, che poi fonderà la federazione K1. Nel 1983 Inoki lancia il progetto IWGP, International Wrestling Grand Prix, con l'obiettivo di unificare e valorizzare il wrestling giapponese a livello globale, creare una Champions League del wrestling, in cui i migliori lottatori del mondo si confrontano in un torneo annuale. Dal 1983 al 1987 l'IWGP è un torneo annuale in stile round robin o a eliminazione diretta. Nel 1987 nasce l'IWGP Heavyweight Championship come titolo permanente assegnato al miglior lottatore della federazione. Non più solo torneo, ma cintura simbolo della NJPW. Nel tempo questa cintura diventa la massima espressione del puroresu e il simbolo del wrestling giapponese di alto livello, difesa in match tecnici intensi lunghi, tenuta da leggende come Shinya Hashimoto, Keiji Muto, Big Van Vader. Negli anni 70-80 la NJPW si distingue in maniera netta dalla All Japan Pro Wrestling, che propone un wrestling più drammatico, meno focalizzato sul realismo. Il wrestling americano WWF e WCW molto più entertainment oriented. La NJPW si costruisce quindi un'identità basata sul realismo, onore sportivo, internazionalismo, rispetto per le arti marziali miste. Negli anni 80 la New Japan Pro Wrestling attraversa una fase cruciale di apertura verso il mercato globale. Questo processo è guidato dal fondatore Antonio Inoki, che ha sempre avuto una visione mondiale del pro wrestling. Il suo obiettivo era trasformare la NJPW in una federazione non solo dominante in Giappone, ma anche rispettata internazionalmente. Durante questo decennio la NJPW stabilisce alleanze strategiche con alcune delle principali promotion occidentali, la National Wrestling Alliance, la storica alleanza di promotion statunitensi e mondiali. Grazie a questo legame, la NJPW può ospitare e inviare lottatori in America, la World Wrestling Federation, WWF, oggi WWE. Negli anni 80 NJPW e WWF collaborarono in più occasioni, tanto che Hulk Hogan combatte e vince il torneo IWGP del 1983, sconfiggendo Antonio Inoki nella finale. Questo fu un evento simbolico per dimostrare l'apertura internazionale della compagnia. La World Championship Wrestling WCW, collaborazione attiva soprattutto alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90, portando scambi di talenti e match con i titoli in palio. Grazie a queste collaborazioni, molte grandi stelle occidentali arrivano a lottare in Giappone. Alcuni nomi: Hulk Hogan, già icona mondiale, contribuisce a dare prestigio internazionale alla NJPW. Ric Flair, portabandiera della NWA, combatte match memorabili in Giappone. Sten Hansen, texano dallo stile stiff, amatissimo in Giappone, noto per la sua durezza e per i match brutali. Big Van Vader debuttò in NJPW nel 1987, diventando rapidamente una delle sue attrazioni principali per la combinazione di potenza e agilità, rarissima per un big man dell'epoca. Inaugurato nel 1988
2018 il Tokyo Dome è uno dei più grandi stadi coperti del Giappone, con una capienza di oltre 50.000 spettatori. La NJPW riconosce subito il potenziale simbolico e mediatico della struttura, paragonabile al Madison Square Garden per importanza. Il 5 aprile 1989 la NJPW organizza Battle Satellite, il primo evento di wrestling professionistico nel Tokyo Dome. È un momento epocale. L'evento segna il passaggio da show di medio livello a produzioni su scala gigante, con un impatto mediatico fortissimo. Il pubblico è vastissimo e la qualità dei match è elevata, con partecipazioni internazionali. L'uso del Tokyo Dome sancisce il wrestling come parte della cultura sportiva mainstream giapponese, non più solo come spettacolo di nicchia. Dal 1992 la NJPW inizia a organizzare ogni anno, il 4 gennaio, un evento al Tokyo Dome, inizialmente chiamato Super Warriors in Tokyo Dome e poi rinominato in Wrestle Kingdom dal 2007. È diventato il più grande evento annuale della NJPW, spesso paragonato a WrestleMania della WWE per importanza, budget, storytelling e partecipazione internazionale. Ogni edizione ospita match titolati, debutti, ritorni e dream match, attirando fan da tutto il mondo. Negli anni 80 la NJPW si evolve da compagnia nazionale a brand globale, grazie alla collaborazione con federazioni occidentali, all'ingresso di star internazionali, alla storica scelta del Tokyo Dome come teatro dei suoi eventi più importanti. Questa strategia porta frutti duraturi. Wrestle Kingdom diventa un appuntamento fisso e imperdibile per ogni appassionato di pro wrestling, consolidando NJPW come una potenza mondiale.